In questo video vedremo l'uso degli articoli con i nomi propri. Vedremo che ci sono diversi casi molto interessanti. In tutto vedremo 10 casi. Cominciamo dalle città. Il caso delle città è abbastanza semplice, perché con le città normalmente non si usa l'articolo, a meno che il nome della città non sia seguito da una determinazione, come vediamo in questi esempi. La Parigi degli anni '20, la Bologna di una volta. In questi casi in genere si usa l'articolo e quando dobbiamo usare l'articolo ricordiamoci di usare l'articolo femminile, perché le città sono femminili, sia che il nome della città finisca con la O, con la A o con qualsiasi altra lettera. Quindi l'articolo sarà la o L' se la città comincia con una vocale. Ma all'interno delle città ci sono i quartieri e qui le cose si complicano un po' perché non esiste una regola generale. Dobbiamo veramente decidere caso per caso e qui ho raccolto alcuni esempi per farvi vedere cosa intendo. A Roma, per esempio, abbiamo Trastevere senza articolo, ma il Gianicolo con l'articolo. A Milano abbiamo il Giambellino con l'articolo, ma Corvetto senza articolo. A Napoli abbiamo il Vomero con l'articolo e Posillipo senza articolo. E questi sono solo pochi esempi. Ci sono naturalmente tantissimi quartieri in tutte le città e in ogni città ci saranno quartieri per i quali si usa l'articolo e quartieri per i quali non si usa. In mancanza di una regola generale, l'unica cosa che possiamo fare è ascoltare la gente del posto e cercare di ricordarci se si usa l'articolo oppure no per un particolare quartiere. Rimaniamo all'interno delle città e vediamo l'uso dell'articolo con i monumenti. Quando i monumenti sono designati da una sola parola o quando la parola principale è un nome, cioè un sostantivo, in genere si usa l'articolo. Il Colosseo, il Duomo, la Reggia di Caserta, la Fontana di Trevi. In questi casi è normale usare l'articolo, ma attenzione, quando abbiamo la parola palazzo, spesso non si usa l'articolo, come vediamo in questi esempi. Palazzo Ducale a Mantova e Palazzo Pitti a Firenze. Con la parola palazzo quindi in genere non si usa, ma attenzione perché anche questa non è una regola generale e ci possono essere eccezioni. Con i castelli dipende dai casi. Vediamo per esempio il Castello Sforzesco a Milano con l'articolo, ma Castel Sant'Angelo a Roma senza articolo. Con la parola piazza l'uso è un po' più costante perché non si usa praticamente mai l'articolo, quindi possiamo visitare Piazza del Duomo a Milano o Piazza San Marco a Venezia o visitiamo Piazza Navona a Roma, quindi senza articolo. Una volta ho letto da qualche parte che la piazza più bella d'Italia sarebbe Piazza del Popolo a Ascoli, di cui vediamo qui una foto. Quindi se non l'avete mai visitata, vi raccomando Piazza del Popolo a Ascoli Piceno. Con la parola piazza quindi non si usa l'articolo, così come non si usa con le vie della città. Lasciamo adesso le città, ma continuiamo a occuparci di geografia con regioni, paesi e continenti. In questi casi in genere si usa l'articolo, quindi diremo l'Italia, la Francia, la Germania, la Danimarca, gli Stati Uniti, plurale in questo caso, il Brasile e così via. E la stessa cosa per i continenti, quindi l'Europa, l'America, l'Africa, eccetera. Non si usa però l'articolo con la preposizione in, quindi diremo vado in Francia, vado in Italia, senza articolo. Con le altre preposizioni in genere si mantiene l'articolo, quindi diremo per l'Argentina, con il Brasile, la capitale della Germania e così via. Attenzione però alla preposizione di, perché ci sono un paio di casi in cui si omette, cioè non si usa l'articolo. In particolare mi viene in mente la regina d'Inghilterra, quindi senza articolo, o il re di Spagna. Per le regioni italiane la regola è simile, quindi normalmente usiamo l'articolo, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, ma non usiamo l'articolo con la preposizione in. Ci sono però alcune eccezioni. Prendiamo la regione Marche.
Il nome della regione è plurale, quindi diciamo le Marche. In questo caso anche con la preposizione in manteniamo l'articolo e diciamo nelle Marche. Un'altra regione con la quale manteniamo l'articolo con la preposizione in è il Lazio. Quindi tendiamo normalmente a dire nel Lazio invece che in Lazio. Ovviamente poi per le regioni dobbiamo conoscere il genere perché ci sono nomi maschili e nomi femminili. E qui ho messo la lista delle 20 regioni italiane con l'articolo corrispondente. Con fiumi, laghi, mari e montagne in genere si usa l'articolo. Dobbiamo solo fare attenzione al genere. Le montagne e i vulcani in genere sono maschili, quindi avremo il Monte Bianco, l'Everest, il Gran Sasso, l'Etna, il Vesuvio e così via. Anche i mari sono maschili, il Mare Adriatico, l'Oceano Pacifico e anche i laghi sono quasi sempre maschili, quindi in Italia avremo il Lago Maggiore, il Lago di Garda, il Lago di Como. Per i fiumi invece dipende, ce ne sono di maschili e di femminili. In Italia abbiamo il Po, l'Arno, il Tevere che sono maschili, ma la Senna, per esempio in Francia, è femminile. Però diciamo che con fiumi, laghi, mari e montagne l'uso degli articoli è abbastanza semplice, li utilizziamo sempre. Ma lasciamo adesso la geografia e passiamo ai nomi di persona. Con i nomi normalmente non si usa l'articolo, quindi diremo Paolo e Francesca, Abelardo e Eloisa e così via, senza articolo. Ma con i nomi femminili, e soprattutto nel nord Italia, è abbastanza comune, nel linguaggio più informale, nel linguaggio colloquiale, usare l'articolo. Quindi si dirà la Francesca, la Stefania. Quando io ero giovane, io sono di Milano, era normale usare l'articolo con i nomi femminili, ovviamente solo quando parliamo di una persona, non quando parliamo direttamente con una persona. In quel caso non si usa mai l'articolo, ma quando si parla di un'altra persona, per i nomi femminili si usa. Quindi quando io ero giovane era normale a Milano usare l'articolo con i nomi femminili, ma le persone più anziane di Milano usavano l'articolo anche con i nomi maschili, quindi dicevano il Paolo, il Gianni e così via, mentre noi che eravamo più giovani li usavamo solo con i nomi femminili. È un'usanza però tipica del nord Italia e colloquiale. Dai nomi passiamo adesso ai cognomi e qui la situazione è un po' più complicata ma anche più interessante. Voglio leggervi che cosa dice Luca Serianni nella sua grammatica. Con i cognomi femminili, la norma tradizionale, cui è bene continuare ad attenersi, prescrive l'obbligo dell'articolo. Tuttavia, la tendenza attuale è verso l'uso del semplice cognome senza articolo. Fino a qualche anno fa, quindi, la regola ci diceva di usare l'articolo per i cognomi femminili, ma non per quelli maschili. Ma oggi le cose stanno cambiando e si tende a non usare più l'articolo neanche per i cognomi femminili. E lo vediamo nei giornali, nelle notizie, in cui i cognomi femminili appaiono senza articolo. Però è ancora un po' in cambiamento, come vediamo in questo esempio in cui invece viene usato l'articolo. Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio in questo momento, quindi in questo caso il giornalista usa l'articolo, ma si trova sempre meno e il motivo è che si ritiene un po' discriminatorio usare l'articolo solo per i cognomi femminili. Come spiega questa risposta a un lettore dell'Accademia della Crusca. Secondo me, opinione personale, oggi sarebbe meglio evitare l'articolo anche con i cognomi femminili e quindi trattare allo stesso modo cognomi maschili e femminili e scriverli senza articolo, ma è una questione ancora un po' dibattuta e aperta. Passiamo all'8º punto, i cognomi dei personaggi storici. In questo caso l'uso dell'articolo è un uso un po' accademico. Magari all'università i professori dicono il Manzoni, il Leopardi. Questo si sente, ma bisogna fare attenzione perché non si usa con tutti i personaggi storici. Per esempio, non si dice il Garibaldi o non si dice il Puccini. Quindi solo con alcuni personaggi storici. In genere, per esempio, non si usa mai l'articolo, neanche all'università, con i personaggi storici stranieri.
non si dice il Napoleone o lo Shakespeare. Quindi è un uso molto limitato che si può sentire all'università o magari si può leggere in qualche libro, ma non è obbligatorio. Quindi se non usiamo mai l'articolo con questi cognomi non sbagliamo. Il nono caso è quello dei titoli. I titoli sono parole come signore, signora, dottore, professore, cardinale e così via. La regola generale è che si usa l'articolo con i titoli. Quindi diremo per esempio la signora Bianchi, il signor Rossi. Anche in questo caso, come ho detto prima per i nomi, si usa l'articolo non quando ci si rivolge direttamente alla persona, ma quando si parla di un'altra persona. Quindi per esempio se io trovo la signora Bianchi dirò buongiorno signora Bianchi, senza articolo, ma se parlo della signora Bianchi allora uso l'articolo e dirò la signora Bianchi abita a Milano, per esempio. Ci sono naturalmente alcune eccezioni. Qui vediamo per esempio che con cardinale si usa l'articolo, il cardinale Martini, ma con Monsignor non si usa l'articolo. Anche il caso di re e regina è interessante perché con regina normalmente si usa l'articolo, come vediamo in questo esempio, la regina Elisabetta, ma con re di solito non si usa, e infatti vediamo Re Carlo, senza l'articolo. Non si tratta però di regole assolute, per esempio anche con la parola re ogni tanto troviamo l'articolo. Più che di regole quindi si tratta di un uso che si è stabilito nel tempo. Siamo arrivati al 10° caso, grazie per avermi seguito fin qui. Il 10° caso è il caso delle sigle. Con le sigle normalmente si usa l'articolo, quindi diciamo la Fiat, l'Eni, gli USA, la DC, il PC. Le due cose difficili nel caso delle sigle sono la pronuncia e il genere, maschile o femminile. La pronuncia perché a volte vengono pronunciate come una parola unica, come appunto la Fiat, l'Eni, gli USA, la CIA. La CIA, se nel caso non l'aveste capito, è il servizio segreto americano, in italiano si pronuncia CIA. Quindi in questi casi vengono pronunciate come una parola unica, ma in altri casi vengono pronunciate con le lettere separate, come la DC, che sarebbe la Democrazia Cristiana, o il PC, il Partito Comunista, o l'FBI, in questo caso si pronuncia con la pronuncia americana delle lettere, ma con le lettere separate. Quindi sarà solo l'esperienza che ci dice se una sigla viene pronunciata come una parola unica o con le lettere separate. Non possiamo saperlo in anticipo. E la stessa cosa per il genere. A volte il genere è chiaro perché dipende dalla parola principale, quindi diciamo il PC perché la parola principale è partito, il Partito Comunista, e partito è maschile, quindi diciamo il PC, e diciamo la DC perché la parola principale è democrazia, DC significa democrazia cristiana, quindi democrazia femminile e quindi diciamo la DC. O per esempio gli USA, in questo caso plurale maschile perché la parola principale è stati, ma altre volte non sappiamo la parola principale o non ce la ricordiamo, come nel caso di l'Eni, per esempio, o la Fiat. Magari molti non si ricordano più qual è la parola principale, ma l'uso si è stabilito. E quindi anche in questo caso, più che una regola grammaticale, sarà l'esperienza ad aiutarci. Grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like o iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!